Christina Koch, la piccola attrice che ce l'ha fatta, di Eric Dubay. La NASA continua a rendersi ridicola e a smascherarsi con ogni nuova dichiarazione. Mentre questa finta missione lunare Artemis si sta ritorcendo contro di loro, sempre più persone mettono in discussione le anomalie e notano le incongruenze tra ciò che afferma la NASA e ciò che fa. A partire dal loro presunto rientro nell'atmosfera terrestre, gli astronauti sarebbero stati spinti a una velocità ridicola e impossibile di 25.000 miglia orarie, ovvero circa 7 miglia al secondo. L'idea che gli esseri umani possano muoversi a una tale velocità senza subire la compressione degli organi, perdere conoscenza, riportare danni irreparabili al corpo o morire è un salto logico che i fanboy della NASA superano senza nemmeno pensarci due volte. La NASA afferma che questi astronauti hanno resistito a velocità superiori a Mach 32, 5 volte superiori al record mondiale di Mach 6,72 stabilito da William Knight a bordo di un jet a razzo X-15A2. Questa rimane la velocità più alta mai raggiunta da un aereo con pilota a reazione dal 1967. A meno che non si considerino la NASA e i suoi astronauti sovraumani capaci di battere quel record 5 volte, nessun problema. Mentre la loro navicella spaziale stava presumibilmente spingendo gli astronauti verso la Terra a 7 miglia al secondo, hanno affermato che la temperatura al suo interno ha raggiunto i 2800 gradi centigradi o 5000 gradi Fahrenheit. Per darvi un'idea di quanto sia incredibilmente caldo, la lava in eruzione raggiunge circa 1000 gradi centigradi o 2000 gradi Fahrenheit. Nota del traduttore Dino Tinelli. Ovviamente i credenti dello spazio e della NASA affermano che l'AVCOAT, la fibra di silicio che si carbonizza lentamente disperdendo il calore all'esterno e proteggendo il nucleo interno, può resistere a molti più di 8 minuti a temperature superiori a 3000 gradi, che sono il triplo della temperatura media di un vulcano. Ma la capsula come è fissata allo scudo termico? Il materiale ablativo AVCOAT è fissato alla capsula Artemis Orion incollando 186 blocchi stampati individualmente su un rivestimento in fibra di carbonio che a sua volta è fissato a uno scheletro in titanio. Il titanio fonde a 1668 gradi centigradi. Come avrebbe potuto rimanere agganciato alla capsula, creduloni che non siete altro? Non dimenticate che attraverso la fortissima pagina indice alfabetico trovate diverse altre voci sulla beffa Artemis 2. Quindi la NASA sostiene che questa navicella e i suoi occupanti abbiano sopportato temperature 2,5 volte superiori a quelle della lava fusa durante il rientro. Inoltre affermano che una serie di paracadute lanciati dalla parte posteriore della navicella, insieme alla resistenza dell'atmosfera terrestre, siano riusciti in qualche modo a rallentarli da 25.000 miglia orarie a una velocità più moderata di 20 miglia orarie, permettendo loro di ammarrare in sicurezza nell'oceano. Se la temperatura fosse stata davvero così alta, si sarebbe dovuta sprigionare un'enorme massa di vapore intorno al velivolo al momento dell'impatto con l'acqua. Invece cosa vediamo? Nemmeno una traccia di vapore. Poi ci sono le interviste agli astronauti di ritorno, proprio come quando i 3 astronauti originali dell'Apollo tennero la loro conferenza stampa iniziale dopo il loro presunto ritorno dalla Luna. Anche questi 4 astronauti hanno fatto una figuraccia. Mentre Christina Koch sorride, ha 32 denti, incapace di nascondere la sua gioia, sproloquiando sulle sciocchezze del nuovo ordine mondiale e su come siamo tutti un unico equipaggio sull'astronave Terra, si ferma per circa 20 secondi di imbarazzo e goffaggine inimmaginabili, ride e dice oh prima di riprendere finalmente il suo discorso. And honestly, what struck me wasn't necessarily just Earth, it was all the blackness around it. Earth was just this lifeboat hanging undisturbingly in the universe. Uh-oh. So I may have not learned, I know I haven't learned, everything that this journey has yet to teach me. But there's one new thing I know, and that is planet Earth,
You are a crew. Thank you. Gli apologeti privi di discernimento affermano che si sia semplicemente commossa al punto da non riuscire a parlare. Ma chi come noi ha anche solo un po' di intuizione e discernimento è in grado di leggere le espressioni del viso e il linguaggio del corpo, può chiaramente vedere che non è andata così. O ha dimenticato le battute che aveva provato, oppure l'auricolare ha avuto un malfunzionamento con la persona che le suggeriva le battute, che si interrompeva per un tempo eccessivamente lungo e lei non sapeva cosa fare o dire. Le persone che parlano spontaneamente o a cuore aperto di un'esperienza del genere non avrebbero mai una reazione simile. Si tratta chiaramente della gaffe di un'attrice che ha dimenticato le battute. Christina Koch era un'attrice anche prima di lavorare alla NASA. Le è stato attribuito il ruolo di una delle madri in Mad Max Fury Road del 2015. E per dimostrare quanto siano interconnessi gli astronauti della NASA con le loro controparti di Hollywood, ecco l'equipaggio di Artemis in compagnia di Tom Hanks, protagonista del popolare film Apollo 13. Ed ecco una foto con Ryan Gosling, anche lui nel ruolo di un astronauta nel nuovo film Project Hail Mary. Sono tutti attori che si divertono insieme. Ma dovremmo credere che alcuni di loro siano scienziati seri che rischiano la vita viaggiando nello spazio, mentre altri siano solo attori appesi a dei cavi davanti ad uno schermo verde. In realtà sono tutti attori, solo che provengono da studi cinematografici diversi. Ed è proprio per questo che si organizzano questi servizi fotografici. Ora che Cristina è tornata da una settimana sono emersi filmati che la ritraggono in fisioterapia, dove, a quanto pare, la sua capacità di camminare è regredita rispetto a quando, il primo giorno di ritorno, saltellava avanti e indietro sul palco parlando di come siamo tutti un unico grande equipaggio terrestre. Ora non riesce nemmeno a camminare in linea retta senza cadere tra le risate dei suoi fans. Ride della sua stessa recitazione ridicolmente pessima. Ma ovviamente i fanboy apologeti della NASA sosterranno che è solo una coraggiosa e storica guerriera che finge di essere forte e felice. Come mai non si dovrebbe avere alcun problema a camminare appena tornati a terra e poi una settimana dopo inciampare in continuazione? Ancora una volta, un po' di intuizione, discernimento e pensiero critico non guasterebbero. Infine torniamo alla navicella spaziale e osserviamo Cristina che gioca con il piccolo peluche che gli astronauti non sono riusciti a staccare per tutta la durata della missione. Notate come le sue braccia e le sue mani proiettino ombre sulle sue gambe perché, ovviamente, sono oggetti fisici nello spazio 3D, influenzati da luce e ombra. Il piccolo pupazzo di peluche invece, che è un artefatto digitale con cui si interagisce in tempo reale tramite la realtà virtuale aumentata, non proietta alcuna ombra sulla sua gamba perché non esiste fisicamente e quindi non può proiettarne una. Se vi siete persi nei miei ultimi video che mostrano come gli astronauti della NASA utilizzano la tecnologia della realtà virtuale aumentata per simulare l'interazione con oggetti fluttuanti, assicuratevi di guardarli. A tutti gli altri, grazie mille per aver contribuito a diffondere questi video in lungo e in largo. È stato fantastico vedere così tante nuove persone risvegliarsi grazie a tutta questa evidente pasticciata. E altrettanto ridicole sono state le difese messe in atto dai fedelissimi fanboy apologeti della NASA che credono ancora che Babbo Natale e Star Trek siano reali.